Ragazzi, buongiorno. Da Livigno, 1800 metri, oggi direzione alte montagne. Lo spettacolo del Bernina. Let's go! Due considerazioni su Livigno. Contate che siamo sui 1800, quindi siamo in alto. Molti atleti vengono anche ad allenarsi qua perché l'aria si sente che è un po' più rarefatta, sai. Stare sempre qui quando si esce alla mattina che devi cominciare un po' a pedalare, insomma, può darsi che il vostro fiato sia molto corto. Livigno stupenda, Livigno la trovo uno di quei paesini davvero solitari in mezzo alle montagne, ma con tanto da offrire. Ricordatevi che potete trovare anche la neve ad agosto, quindi l'abbigliamento deve essere per tutte le stagioni. Siamo ad agosto adesso, ieri su in cima nevicava e ci sono ancora delle tracce di neve, quindi preparate un po' tutto con voi, mi raccomando. Via, direzione Forcola di Livigno. Ecco, e qua a Welcome to Livigno entriamo dentro. Non vi spaventate, questo canale annacare per i gnomi sono i bagni. Ecco, diciamo che se non volete intraprendere tutto questo percorso da Livigno fino a qui, questo è l'ultimo parcheggio prima della Forcola. Quella è l'Alpe Vago, potete lasciare la macchina qua e poi cominciare questo percorso di salita verso la Forcola di Livigno. Comunque tutto ben segnalato, mountain bike, passo Forcola. Vi lasciamo la malga alla vostra sinistra e poi si prosegue per questo sentiero. Beh ragazzi, niente di più bello, sono veramente immerso in un paradiso. Il sole sta sorgendo, spero che sia una giornata serena e noi proseguiamo verso la vetta. Eccoci qua, là sopra c'è la Forcola, adesso parte tutta la serie di tornanti che non sono sempre praticabili. Belli compatti. Per il momento sembrano assolutamente fattibili. Adesso comincia la parte finale. Eccoci ragazzi, arrivati alla Forcola. Ecco nella Forcola, da qui si scende a Livigno. Noi adesso prendiamo quel sentiero lì e dalla dogana si sale qua.
meraviglia. Ci sono alcuni passaggi che sono abbastanza aggressive, e attenzione. Per chi soffre le vertigini è meglio lasciar perdere. Questi sono quei percorsi dove l'override è molto utile. Per override intendo che la bicicletta avanza accompagnata dal motore anche se voi non pedalate, però chiaramente deve essere anche installato a modo, perché non deve scapparvi via la bicicletta. Questo purtroppo è un pezzo che è molto schiacciato, magari difficile da percorrere. Un po' di doti trailistiche poi ci vogliono. Non è un percorso per tutti, ma non è neanche una cosa impossibile da fare. Ci sono sempre più scorci incredibili in questo posto. Wow. Eccoci al bivio, adesso entriamo in Val Minor, che è quella lì. Adesso siamo alla Forcola Minor, 2435, e si fa sentire. Cominciamo la discesa dentro la valle.
una val minor che si fa dar del lei però. Un percorso bello duro. Ecco, attraversamento fiume. Qui in mezzo nella vallata parecchio freddo. Ecco, dovrei essere all'uscita del pezzo più duro della valle. Panorami spettacolari, anche perché sei solo nella natura. Il pezzo dei laghi che è poco pedalabile. Ecco, adesso ci dovrebbe riaprire un po', bellissimo dentro la valle minore. Ecco, sono uscito dalla parte più difficile. Eh sì ragazzi, adesso sì che viene il bello, si torna a guidare. Finalmente. Alterniamo dei tratti tra virgolette facili a tratti davvero impegnativi. Però qui la situazione si fa molto interessante. Andare giù qui nel dirupo un attimo. In fondo c'è la strada e quindi terminata la discesa adesso risaliamo per avvicinarci un po' di più a lui, al Bernina. Eccoci qua, adesso apriamo il cancelletto. Il panorama. Naturalmente vi consiglio non la versione opposta, quindi fatti da Livigno questo giro e non da qua, perché insomma è abbastanza, forse troppo impegnativo. Un po' dell'umidiccio giù di qua. Questa zona qua è piena di trail naturali. L'impianto che va su in cima. Eccoci qua. Facciamo dall'altra parte.
E adesso verso il Bernina Pass, solo un piccolo pezzo dovrebbe essere in asfalto e poi mi rinfilo lungo i trail per arrivare fino a sotto al lago. Ecco, adesso attraversiamo la ferrovia, fate attenzione, qui ci passa il trenino rosso. Adesso entriamo in un altro panorama che è impressionante. Queste zone qui sono ricche di natura, ricche di panorami mozzafiato, e poi che pace, c'è nessuno. È sceso da quella valle lì, adesso direzione Ospizio Bernina, Lago Bianco e sì, lì davanti proprio il ghiacciaio. Il bello è questo svalicchiato, cioè ci sono praticamente sì, dei trail, dei percorsi per la bicicletta, ma meravigliosi. Ragazzi, Lago Bianco. Oh, però bello prosciugato. Là c'è l'Ospizio Bernina là sopra, e qua sopra abbiamo la bellezza del ghiacciaio. Beh, che dire, panorami ne abbiamo qui, Ospizio Bernina raggiunto, giro lago che è, diciamo, per la maggior parte fattibile, ho avuto solo un tratto dove stanno lavorando. Adesso riprendo la strada, se ci riesco perché mi sto congelando, scavalco di nuovo Forcola di Livigno e poi torno giù verso casa. Io questo giro ve lo lascio comunque come traccia qua sotto, è praticamente tutto fattibile, c'è solo quel tratto lungo la vallata che bisogna spingere la bicicletta o caricarsi in spalla come volete, però io non mi perderei certi panorami. Grandi trail naturali, che meraviglia. Sentieri così valgono 100 trail preparati, sono stupendi, faticosi, non vai veloce, dovrai anche spingere, portarti la bicicletta in spalla, però mamma mia, dove ti portano? Sono di quei posti dove ti portano percorsi del genere. Posso passare? Fai passare, grazie. Vado di qua. Ciao. Ciao cara. Passo di qua. Mi molli un calcio. In teoria no. Sono riuscito a tornare alla Forcola, ragazzi. Forcola decisamente più soleggiata rispetto a questa mattina. Beh,
Adesso scendiamo direzione Livigno. Ciao ragazzi.